Questo è Spotlight. Oggi con DGA intervistiamo Lisa Marchesi, lighting designer e co-founder di MLD Lab, che ci racconterà come ogni materiale abbia una propria illuminazione. Quando si inizia un progetto di illuminazione è fondamentale partire dall'analisi dei materiali. Questo non soltanto quando si parla di beni culturali, ma in generale un po' per tutti i progetti di architettura e di interior designer. Infatti, un buon lighting designer deve sempre analizzare i materiali dell'architettura, che significano le finiture di pavimenti, pareti, soffitti, ma anche le finiture delle teche stesse in cui sono esposti i prodotti e analizzare anche i materiali dei prodotti stessi. Facendo un esempio concreto, partendo da una mostra temporanea in cui sono esposti ad esempio dei disegni su carta, io dovrò prima di tutto definire la corretta sorgente di illuminazione, ovvero significa analizzare da un punto di vista molto tecnico la lunghezza d'onda più corretta per il determinato supporto cartaceo, perché infatti noi sappiamo che la luce può in qualche modo danneggiare in maniera anche irreversibile i materiali più sensibili, quali possono essere i materiali organici, come ad esempio la carta, i tessuti e tutti quei materiali molto delicati. Pertanto io devo definire la sorgente luminosa, che magari non avrà emissioni nell'ultravioletto e negli infrarossi, ma la sorgente che non soltanto conserverà quindi il mio materiale, ma che sarà anche in grado di enfatizzarlo nel miglior modo. Un secondo aspetto da tenere in considerazione quando mi trovo di fronte a dei materiali molto sensibili è il quantitativo di luce. Quindi, ad esempio, nel caso di una mostra temporanea, io dovrò in fase finale dimmerizzare, come si dice, il quantitativo della luce, riducendo proprio l'illuminamento diretto sul materiale stesso. Questo è un aspetto molto tecnico ovviamente dell'illuminazione, dove subentrano delle caratteristiche proprie della luce che ovviamente stanno alla base di tutti i progetti di illuminazione. Ma esiste un aspetto ulteriormente importante che è quello più legato all'atmosfera, quindi quella sensazione di emozione che un buon lighting designer può creare attraverso la corretta scelta della luce. Questo cosa significa? Che io posso avere a disposizione varie tipologie di illuminazione, una luce più calda, una luce neutra, una luce fredda, e queste scelte sono fondamentali se messe in relazione ai materiali, perché ad esempio se io ho un materiale come un tessuto di questo tipo, che è un tessuto comunque cangiante ma con delle sfumature molto calde, se io lo illumino con una luce a temperatura di colore calda, avrò una percezione dell'ambiente con cui ad esempio è realizzato lo spazio, di una sensazione domestica, quindi di una luce molto calda e avvolgente. Diversamente, se io andrò ad utilizzare sullo stesso materiale una sorgente luminosa con una temperatura di colore leggermente più fredda, la sensazione che si avrà di tutto l'ambiente è ovviamente completamente diversa. Ma tornando alle caratteristiche tecniche della luce, è importante analizzare anche i prodotti. Quindi abbiamo detto scegliere gli apparecchi in funzione della sorgente luminosa più corretta per il materiale, ma anche andare a definire le caratteristiche tecniche dei prodotti, perché si deve in qualche modo sempre tenere ben presente come i materiali reagiscono di fronte alla luce. Per esempio, se io ho un materiale metallico e lo illumino con una sorgente multi-chip, come possono essere dei LED di questo tipo, io potrò avere dei problemi di riflessione molto fastidiosi. Allo stesso modo, se ho un materiale come questo policarbonato che ha una finitura 1000 righi,
1000 righe, se io lo illumino con una sorgente di questo tipo non avrò la corretta percezione del materiale, ma sarà in qualche modo danneggiata la percezione del materiale stesso. Pertanto un buon lighting designer deve sempre andare ad analizzare anche il prodotto stesso per cercare magari di customizzare con il fornitore il prodotto, per ad esempio inserire un opalino che permette di non vedere più i chip LED e quindi di non avere le riflessioni sui materiali. Ecco che quindi è fondamentale partire dall'analisi dei materiali per poi poter definire in maniera molto più tecnica, quindi definire la sorgente luminosa, il quantitativo di luce, le caratteristiche tecniche degli apparecchi, ma allo stesso tempo ricordarsi che è fondamentale definire i materiali per definire anche la scenografia dell'architettura.